Ragazzi, oggi facciamo un bel unboxing e aggiornamento. Mi è arrivato un bel po' di attrezzatura e non vedo l'ora di aprirla perché alcune cose sono qui da un po', ma volevo aprire tutto insieme. Bando alle ciance, i link sono tutti in descrizione delle cose che andrete a vedere. Parto da questo, non ho idea cosa ci sia dentro da ogni pacco, so solo che questo è quello che voglio aprire per... Vabbè, andiamo! Sustenium Plus, un normalissimo integratore alimentare. Come vedete in questo video ci sono due cose su cui sto cercando di lavorare molto di più a livello sportivo per cercare di migliorarmi. La prima è l'alimentazione, adesso nel video vedrete qual è la seconda. Dopodiché qui abbiamo, questo non c'entra niente, è un cavo che ho preso per mia mamma, qui, strip di sutura. Capita spesso che oltre a prendere a racchettate la pallina, prendo a racchettate me stesso. Oh, you have bleed. Dopodiché abbiamo, questo è un asciugamano per il grip fatto da Nox. Ero molto curioso, soprattutto adesso in estate io sudo tantissimo, che devo andarmi ad asciugare ogni 3x2 con questi asciugamanini microfibra e vado anche a ripulire il grip per cercare di impugnare al meglio. Nox fa sto asciugamano qui, in teoria dovrebbe lasciare una sorta di colla, un collante, che mi dovrebbe permettermi di avere un grip migliore. Quindi quello che andrò a fare, pulisco la racchetta con l'asciugamano, pulisco la mano dal sudore e anche il braccio, potrei arrivare all'orecchio e sarei ancora sudato, e dopodiché vado qui con un po' di colla e vediamo come sarà. Molto curioso di questo prodotto di Nox. Sempre dentro questo pacchetto abbiamo, nell'ultimo mese ho avuto un piccolo problema al polso, una sorta di tendinite, e il fisioterapista mi ha detto di provare a rinforzare il polso con delle palline antistress. Queste sono di varia durezza, dalla più soffice alla più dura. Il tentativo è andare ad utilizzarle durante il giorno mentre nemmeno me ne accorgo, per cercare di rinforzare il polso. Poi ci sono diversi esercizi che il mio fisioterapista mi ha dato e andrò a farli. Magari me li lascio qui sotto in descrizione così potete farli anche voi. Queste le metto da parte e poi vi farò sapere se è migliorato qualcosa. Qui c'è un'altra cosa che voglio andare ad aprire in coppia. Qui, sì, allora abbiamo un libro, un altro libro. Entra in gioco con la testa di Nicoletta Romanazzi, mental coach di Jacobs. Ho visto un suo podcast con Montemagno, mi è piaciuto molto e ho detto cavolo, prendiamo il suo libro, vediamo cosa ha da dire e magari cerchiamo di migliorare a livello mentale. La seconda cosa su cui sto lavorando, sto cercando di lavorare sempre di più, è la testa, che in uno sport come il padel, in uno sport come il tennis, ma anche in tantissimi altri sport, fa veramente tanto. Sto continuando a lavorare sulla tecnica perché ancora sono carente, però voglio cercare di introdurre la testa. Infatti, oltre a questo libro e oltre a questi due libri, Training Autogeno e Manuale di Training Autogeno, ve li lascio linkati in descrizione, che sto tuttora leggendo, ho preso anche Vincere con la mente di Giuseppe Vercelli. Giuseppe Vercelli, da quel che so, è il mental coach della Juventus, quindi anche lui gran personaggio. Poi comunque, come sapete, la mia intenzione è sempre condividere, per cui di tutti questi libri e di tutti i consigli che comunque mi stanno dando i miei allenatori, aiutandomi veramente tanto a livello mentale, ne andremo a parlare, andremo a farci diversi video, magari voi nei commenti lasciatemi qualche domanda e approfondiamo verso le vostre domande. Tanto lavoro, ma si lavora per migliorare. Questo sono due compressori per l'avambraccio perché nell'ultimo mese ho avuto diversi problemi al polso, avevo una sorta di tendinite e ho avuto anche diverse contratture. Quindi con quelli dovrei cercare di andare ad evitare le contratture, e poi con le palline che avete visto prima sto cercando di migliorare la forza sia nell'avambraccio che nel polso con diversi esercizi. Detto questo, andiamo avanti. Questo qui abbiamo questo non ha nulla a che fare con il padel, sono degli AirTag per andare a tracciare tutte le mie borse, così se perdo qualcosa questi mi danno una mano a ritrovarla. Oh, ok. Biovitase con magnesio e potassio, e soprattutto durante la stagione estiva magnesio e potassio a chili, ne sto prendendo molto ma devo continuare. Normalissimo salvapelle. Una cosa che voglio fare con questo salvapelle, oltre ad utilizzarlo per N fini, è usarlo come undergrip. Non so se si possa dire undergrip. Ultimamente sto provando veramente di tutto. L'ultima cosa che ho provato per l'impugnatura della racchetta è questo qui, è lo Shockout, che è una sorta di undergrip o grip, non ho idea di come si chiami, penso solo grip, che in mezzo è una sorta di cuscinetto in gomma piuma che dovrebbe aiutarti. In realtà non mi è piaciuto nemmeno questo e ogni volta ritorno al normale grip. Tra l'altro non so se ve l'ho raccontato, quello che faccio per il grip poi è una cosa molto soggettiva, vi lascio il video di cui ne parlo, sono cambiate alcune cose, magari lo devo aggiornare. Rimuovere tutto, anche il grip, e come vedete qui
li tengo tutti i grip di fabbrica che arrivano con la racchetta, li rimuovo e quello che faccio è mettere semplicemente 2 normalissimi grip. I miei preferiti, e ho preso anche una scatola nell'ultimo periodo, sono questi qui, Wilson Pro Comfort. Questo è quello che voglio fare, è provare a sperimentare con grip undergrip. Ci sono alcuni giocatori che lo usano, quindi io ero curioso e voglio andare a provare. Un aggiornamento prima di andare ad aprire questi 2 ultimi pacchi, che nell'ultimo video vi avevo detto che stavo provando la Nox AT10 Genius. Mi sto trovando veramente da Dio, soprattutto in questo momento in cui non ho il braccio che sta al meglio, perché è molto più morbida delle Vertex 3, che come sapete sono la mia racchetta principale. Infatti ne ho 3 perché a giro una o l'altra si rompe e la porto a riparare. Questa è riparata qui, ma ve l'ho fatto vedere anche in un altro video. Questa è riparata qui. L'unica ancora integra, cioè senza riparazioni, che sta andando avanti è questa qui. Tra l'altro qui ci avevo anche provato a rimuovere lo shield, questo qui di metallo sopra, per provare a testare, magari abbassandoci un po' il bilanciamento, rimuovendo un po' di peso, però poi ce l'ho rimesso, mi trovo meglio così. Però in questo periodo, come vi dicevo, mi sto trovando veramente bene con questa. Sto aspettando di tornare al meglio con il braccio per poi trarre le conclusioni se mi piace di più questa o questa, ma magari è solo per periodi diversi dell'anno, non lo so, sto continuando a sperimentare. Via, e vediamo qui cos'è rimasto. Non ho idea di cosa sia. Magliette. Ah, no, è arrivata, cazzarola. Questa l'ho ordinata ancora 3 mesi fa. Guardate che bella. Shevchenko aveva fatto una maglietta insieme al Milan per andare a sostenere quel che sta succedendo in Ucraina. Questa l'avevo vista e oltre a dare il mio contributo a una nazione che in questo momento sta passando l'inimmaginabile, mi piaceva veramente tanto da iper tifoso del Milan, e quindi ho colto l'occasione, ho fatto 2 in 1 in poche parole. Immagino sia una bandiera ucraina. AC Milan for Peace. Veramente ben fatto Sheva, veramente ben fatto Milan. Tanta roba. Poi la maglietta è bellissima. Andiamo ad aprire il pacco che ho lasciato qui per una settimana praticamente, nell'attesa che arrivasse tutto per fare sto video, e adesso me lo mangio. Partiamo da cose semplici. Ci sono 2 scarpe che andiamo a vedere insieme. Però ho preso anche dei calzini. Questi hanno una sorta di plastichina antiscivolo che non ti fanno scivolare all'interno della scarpa. Ne ho presi di 2 tipi. Questi qui che sono gli Nike Everyday Max, e questi qui che sono i multiplayer. Questi sono da tennis, questi qui invece devono essere specifici per il calcio, ma la tecnologia è la stessa, quindi ho detto proviamoli tutti e 2. Mettiamoli. Ed ora andiamo ad aprire queste 2 scarpe. Comunque anche queste 2 paia di scarpe, come tutte le cose che vedete in questa situazione, ci metto di tasca mia, quindi sono finanziate da me stesso, quindi nessuna opinione è filtrata con nulla. Spero che apprezziate, però le mie tasche non apprezzano allo stesso modo. E sto anche pensando a alcuni modi dove cercare di rendervi partecipi in cose. Magari se avete idee o se volete sponsorizzare tutto quello che faccio in un qualche modo, cercando sempre di mantenere il tutto non filtrato, scrivetemi nei commenti o comunque in descrizione trovate i miei riferimenti, ma noi andiamo avanti. Ho preso le Nike nuovissime Zoom Court Next. Voglio provarle, sono curiosissimo, me ne hanno parlato molto bene, e tra l'altro nel sito della Nike, se andate a vedere nei dettagli di questo prodotto, c'è scritto che sono per il padel, quindi non so cosa stia facendo Nike. Ovviamente questa scarpa è pensata principalmente inizialmente per il tennis, però per il tennis in base a terra rossa, cemento, erba fanno lo stesso modello di scarpa con una suola differente, perché con questa suola a tennis si gioca su terra rossa, però questa è anche una suola da padel, e nel sito di Nike c'è scritto che queste sono per il padel, quindi io sono entusiasta. Magari Nike sta lanciando qualche sua linea di prodotti per il padel, non lo so, mi auguro di sì, perché più aziende ci sono a cercare di innovare in questo sport, più c'è materiale, più io posso provare, divertirmi e sperimentare. Questa è la prima scarpa che andrò a provare, mi piace veramente assai, poi con questo passante in mezzo è veramente figa. Magari sopra ci mettiamo qualche foto, perché da video così campato in aria non rende. Non vedo l'ora di provarle. E dopodiché, dato che ho visto che tra i dettagli di quel prodotto c'era scritto padel, ho detto cacchio, cerchiamo padel e vediamo cosa viene fuori. Sono venute fuori anche queste scarpe. Tutti immagino le conosciate perché sono il modello che utilizzava Federer. Sono le Nike Zoom Vapor Pro, queste qui. Curioso, molto curioso. Sono decisamente più basse di quelle. E vi lasciamo anche le foto. La suola è molto simile, a parte questo logo Nike fatto così,
però il resto del concetto è lo stesso. Cavolo, leggerissime, sembrano veramente da calcetto. Detto questo, una grandissima novità è che ho appena fatto il certificato agonistico sportivo, ho il tesserino, si inizia a competere e ci saranno tantissimi video a proposito della competizione, perché fino adesso abbiamo scherzato, ci siamo allenati, vediamo se inizio ad ottenere qualche punto e ad entrare in qualche ranking. Per il momento sto sudando tantissimo, non vedo l'ora di accendere nuovamente il condizionatore. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!